amici, bentornati sul mio canale. Nel video di oggi vi volevo spiegare nel dettaglio l'argomento aghi. Questo perché? Perché è molto importante per noi conoscere realmente come è formato un ago, come la macchina quindi utilizza il nostro ago e soprattutto spiegarvi varie differenze di aghi, perché in commercio se ne trovano tanti e perché utilizzare l'ago giusto per il giusto tessuto, per il giusto punto. Per quanto sia moderna e tecnologica la nostra macchina da cucire, l'ago è fondamentale, l'elemento più importante per ottenere ottimi risultati nel cucito. Il tipo di qualità di ago che si utilizza nella macchina da cucire influisce direttamente non solo sul risultato del lavoro, ma anche sul buon funzionamento della nostra macchina stessa. Ma prima di cominciare vi volevo invitare a iscrivervi se non siete iscritti, di cliccare sulla campanellina così che poi vi arrivano le notifiche dei prossimi video, di mettere un bel like se il video vi piace e di commentare qui sotto. Anche un semplice saluto è sempre ben accetto. Ma adesso, come dico sempre, all'opera! Sicuramente vi state chiedendo perché dobbiamo parlare di questo argomento. Vi rispondo subito con un'altra domanda. Vi ricordate l'ultima volta che avete cambiato l'ago della vostra macchina da cucire? Bene, se non ve lo ricordate vuol dire che è passato tanto tempo. Ora, sì, il nostro ago è un ago comunque forte e robusto, ma non è un supereroe che può vivere a lungo. Provate solo a pensare, un povero ago, per cucire un pezzo di tessuto, quanti punti al minuto deve fare? Beh, un ago da cucire, ve lo garantisco, al minuto fa moltissimi punti. E vi do anche una brutta notizia. L'ago non è indistruttibile, gli aghi si rovinano, a occhio non si vede perché voi lo vedete lì tutto bello intero e pensate che quell'ago può durare ancora a lungo. Beh, non è così, perché a forza di avere sollecitazioni, quindi infilarsi continuamente all'interno dei tessuti, piano piano si usura e questa usura farà sì che il nostro ago piano piano comincerà a non cucire più bene. È fondamentale cambiare spesso l'ago, non solo quando la macchina da cucire manda chiari segnali che è giunta l'ora. Molte volte noi pensiamo che la nostra macchina non cuce bene perché magari abbiamo sbagliato la tensione del filo della spoletta. È più difficile usare la macchina da cucire con l'ago rovinato, il filo si può rompere, il tessuto arricciare, oppure vediamo che salta dei punti, quindi pensiamo che abbiamo infilato male la nostra macchina, fino ad arrivare alla rottura dell'ago stesso. Ha la stessa la macchina a fare un rumore un pochino strano e particolare. È importante cambiare l'ago per il semplice motivo che noi dobbiamo aver cura della nostra macchina. Un ago in fin dei conti non costa molto, ma se la macchina si rompe il costo potrebbe essere maggiore. Detto ciò, adesso vediamo nel dettaglio come sono fatti gli aghi per le nostre macchine a cucire. La struttura di un ago per cucire a macchina è sempre costruito principalmente da 8 parti. Il calcio è la parte superiore dell'ago che tocca il fondo dell'attacco della macchina. Può essere tondo o piatto a seconda del modello della vostra macchina. Il coldolo. Il coldolo è la parte che si inserisce nell'attacco della macchina, da cui garantisce il corretto
innesto del lago. È in questo punto che agisce la vite e fissa l'ago. Anche la forma del cordolo cambia a secondo della struttura prevista dal modello della vostra macchina da cucire. La spalla. La spalla è la sezione di congiunzione tra il cordolo e lo stelo. È un'area molto importante e tecnica, in quanto è qui che si inizia a percepire la qualità del lago. Maggiore è la qualità della spalla, migliore sarà la resa del lago alla velocità della vostra macchina. Testa del lago, calcio, cordolo e spalla insieme vengono generalmente indicati come testa del lago e indicano il tipo di modello di attacco del lago per la macchina da cucire. Sulla testa del lago è sempre riportata la misura del lago e spesso la marca del produttore. Il tipo della testa del lago per macchine da cucire. I modelli più diffusi di testa sono di 3 tipi: aghi per macchine con testa piatta, aghi per macchine con testa rotonda, aghi per macchine taglia e cuci. Per questo vi consiglio di consultare sempre il manuale della vostra macchina da cucire per scegliere l'ago più idoneo ad essa. E se magari non trovate il modello sulla vostra macchina, potete conservare l'ago che trovate infilato all'interno della vostra macchina quando l'acquistate, così che avete un campione per gli aghi futuri che andate ad acquistare. Poi abbiamo la scanalatura. La scanalatura possiamo anche chiamarla solco longitudinale, collocato nel retro dello stelo, afferra il filo e garantisce la corretta corsa del filo nel punto di lavoro. Il solco longitudinale è l'elemento che serve a far sì che il filo non sfreghi sulla stoffa. Quando l'ago scende nello stoffa, il filo si colloca in questa scanalatura, evitando ad esempio di surriscaldare il tessuto e il filo e l'ago stesso. L'importanza della scanalatura nel lago per cucire a macchina potrebbe sembrare una particolare tecnica da nulla, ma pensiamo ad una macchina da cucire cuce 950 punti al minuto, ovvero 16 punti al secondo, su tessuti sintetici. Lo sfregamento può provocare circa 75 gradi di innalzamento della temperatura sul punto di cucitura. Per una macchina industriale che cuce 5000 punti al minuto, l'innalzamento della temperatura arriva addirittura a 180 gradi, la stessa temperatura che utilizziamo per cucinare un dolce al forno. Al fine di mantenere una bassa temperatura, i materiali ed il trattamento superiore fatto del lago deve essere di qualità. Per questo è consigliato comprare aghi di ottima fattura e di evitare quegli aghi che non conosciamo le marche, quindi i produttori, e che costano poco. La cosa importante anche quando cuci a livello domestico o hobbistico è scegliere sempre aghi di acciaio di prima qualità e produttori seri, professionali che lavorano anche nel settore industriale. Poi abbiamo lo scalfo. Lo scalfo è la sezione del lago dove il crochet fa passare il filo della bobina per formare il punto. Le sue dimensioni sono fondamentali nella grossezza del lago,
per garantire lo spazio tra ago e crochet, ottimali per la formazione di punti perfetti. È estremamente importante che lo scalfo sia preciso ma soprattutto indeformabile e che l'ago non si spezzi, altrimenti o si rompe l'ago o si danneggia il crochet. Lo stelo è il gambo dell'ago. Questa lunghezza finalmente è standard per ogni tipo di ago. Quanto è importante che tutti gli aghi di buona qualità siano lunghi uguali? Chiunque abbia una macchina da cucire con l'infila ago automatico conosce bene questa risposta, mentre la sua grossezza dipende dalla dimensione dell'ago e dalla cruna. La cruna è il foro dove far passare il filo quando si infila la macchina da cucire. L'importante è che sia lucida e priva di sbavature per non danneggiare il filo. La punta dell'ago è l'elemento fondamentale per cucire su materiali diversi. La forma della punta, dimensione della punta di un ago da cucire a macchina, insieme alla cruna, creano combinazioni perfette per il tipo di tessuto e il filato che devi utilizzare. Ovviamente esistono punte diverse, a palline per i jeans, triangolari per le pelli, ma non vi preoccupate, qui sotto vi lascerò un PDF con una tabella esplicativa delle principali tipologie, dimensioni o numero dell'ago per cucire a macchina. Per dimensione o numero dell'ago per macchina da cucire si intende la grossezza dell'ago misurata come dimensione dello stelo e della punta. Quindi, riassumendo, abbiamo detto che come aghi esistono tanti tipi di aghi diversi, aghi con punte diverse, con crune diverse, con dimensioni diverse. Ma perché esistono tutti questi aghi diversi tra di loro? È semplice, perché per ogni tipo di stoffa o tessuto che noi utilizziamo occorre un ago specifico. Ora, io non starò qui a elencarvi uno per uno quello che fanno, le misure, le dimensioni, altrimenti rischiamo di avere un video lunghissimo, ma vi spiegherò in grandi linee quindi quali sono gli aghi che potete trovare in commercio. C'è l'ago universale, che è quello che normalmente va utilizzato sulla maggior parte dei tessuti, l'ago jeans, l'ago jersey, l'ago stretch, che è per tutti i tessuti che sono quindi elasticizzati, l'ago pelle, che può andare bene sia per la pelle che anche per le copelle. Poi abbiamo il microfibra e gli aghi da ricamo e da trapunto. Ma non vi preoccupate, perché sempre nel PDF che vi lascerò qui sotto scriverò in dettaglio il nome dell'ago, quindi il tipo di ago, la descrizione, modalità di utilizzo, il tessuto da utilizzare e la numerazione che va utilizzata in base al tipo di tessuto. Quindi vi lascio uno schema piuttosto dettagliato in riguardo. Basterà che lo stampate, ve lo mettete lì e lo andate a consultare quando avete qualche dubbio. Ma comunque sull'ago c'è una cosa molto importante ancora da dire, ovvero sull'ago troviamo due colori, a volte uno solo e a volte nulla, ma abbiamo una prima striscia colorata. L'ago per quale tessuto serve? In base al colore l'azienda vi fa uno schemetto che vi dice: questo colore serve per un ago universale, per un ago stretch e così via. Poi abbiamo sotto un altro colore
Quest'altro invece indica la dimensione del lago, quindi se è un lago da 70, 65, 80, 90, 100 e così via. E anche qui poi l'azienda vi mette uno schemino dove vi spiega appunto che ago è, ma la numerazione molto spesso la scrivono anche sopra lago. Aghi gemelli. L'ago gemello non è altro che un ago con doppio stelo e doppia cruna. Per impuntature, nervature, cuciture decorative con uno o due colori uguali o diversi, orli e overlock. Ogni ago deve essere infilato da una bobina separata. Esistono in passi diversi. Per passi si intendono la distanza tra i due aghi gemelli e con la stessa logica degli aghi singoli è quelli con stessa differenziazione, ago gemello universale, ago gemello per jeans e ago gemello per ricamo. La misura quindi varia in base alla tipologia. Attenzione, controllate sempre quando usi un ago gemello che sia compatibile con la lunghezza del tuo piedino e della base della tua macchina da cucire. Ricordati di cambiare sempre l'ago prima di iniziare un nuovo progetto. Per verificare se l'ago è ancora perfetto o con la punta buona, basta infilare in un collant da donna. Se l'infilatura e nello sfilarlo non scivola perfettamente, è il caso di cambiarlo. Ma attenzione, non buttarlo! Per cucire le cuciture a spirali è perfetto un ago a fine carriera. Quando passi sulla spirale, la punta sicuramente si rovina, quindi poco male se si usa un ago ancora con la punta ma non più affilato. Ma se l'ago è storto, buttalo subito. L'ago giusto per cucire sulla carta. Per cucire sulla carta, quindi per fare tutte quelle cuciture che a volte noi creativi facciamo, usa sempre un ago appuntito, a punta non troppo fine, così affatichi meno la macchina. A fine lavoro conserva l'ago che hai utilizzato separandolo dagli altri aghi ed utilizza sempre solo quell'ago per la carta, perché come per le forbici, una volta che vengono utilizzate per la carta non si possono più utilizzare per i tessuti. Conserva e ordina i tuoi aghi per dimensione e tipo. Abbiamo detto che esistono diverse tipologie di aghi per diversi tipi di tessuto, quindi ogni volta che noi cambiamo il tipo di tessuto, magari passiamo da un cotone ad un ecopelle o a uno stretch o a un jeans, dobbiamo cambiare l'ago. Ma il mio consiglio è quello di ordinare gli aghi che togliamo non all'interno della scatolina dove poi ci sono altri aghi uguali, ma bensì creare un posto adatto a loro, un posto dove possiamo scrivere che ago è e che misura è e così separarlo da altri aghi nuovi. Quando ci occorrerà di nuovo quell'ago andremo lì e prendiamo quello fino al suo completamento di carriera. L'ago è sempre in forma? Per verificare se l'ago è in forma devi verificare che l'ago non sia piegato. Per fare ciò basterà appoggiare l'ago su un piano con la parte piatta sul piano e vedere se lo stelo è in linea con il piano. Se non è in linea, l'ago si è storto e quindi vi consiglio di eliminarlo immediatamente.
Molte volte mi viene chiesto, ma è meglio che un ago si curva o si spezza? Gli aghi di qualità non si curvano, gli aghi di qualità si spezzano qualora dovessero trovare qualcosa non, quindi un materiale non adatto a loro. Ma se l'ago si curva dopo che l'avete utilizzato tanto tempo, perché non è un ago buono, e quindi, riprendendo il discorso che abbiamo fatto all'inizio, cioè un ago che cuce tanti punti al minuto, si surriscalda e quindi si curva. Annota la data in cui hai cambiato l'ago l'ultima volta. Io vi consiglio, quando cambiate l'ago, se la macchina non la utilizzate spesso ma solamente via casalinga o per hobby, vi consiglio di annotarvi su un'agenda, su un calendario da qualche parte quando cambiate l'ago, in modo che così vi ricordate da quanto tempo avete quell'ago. Attenzione al piedino. Se la tua macchina da cucire ha la possibilità di spostare l'ago a destra e a sinistra o eseguire i punti decorativi o di ricamo, ricordati sempre di controllare prima di iniziare a cucire di aver inserito il piedino giusto per il punto selezionato. Cucire sopra un piedino è decisamente peggio di cucire sopra una cerniera o uno spillo. Bene amici, e qui concludiamo il nostro video. Spero che l'abbiate trovato interessante. Io ci tenevo tanto a realizzare un video riguardo appunto l'ago, perché ritengo che sia importante conoscere le parti della nostra macchina per avere un ottimo funzionamento e per avere degli ottimi lavori, sicuramente anche per avere meno stress nel momento in cui stiamo lavorando. Io vi ringrazio tutti coloro che mi hanno seguito fino alla fine del video e come sempre vi aspetto al prossimo video. Ciao amici!